Buonasera amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. È un periodo che stiamo conoscendo davvero per meglio tantissime vetture. Abbiamo conosciuto insieme la Peugeot 2008, l'Opel Mokka E, abbiamo visto quella che è la vettura del sottoscritto, l'Opel Corsa E, abbiamo conosciuto la Nissan Leaf, abbiamo davvero visto la Opel Zafira E, quindi è un periodo che stiamo davvero conoscendo per meglio tantissime vetture. Oggi andremo a vedere una delle vetture più performanti in circolazione. Parliamo della Hyundai Kona elettrica. Voglio ringraziare davvero il gruppo Brandini che ci sta supportando in tutto questo. Stiamo provando quelle che sono le sue vetture, quindi grazie mille. Come mai vi dicevo, questa è una delle vetture più performanti in circolazione. Qua abbiamo 64 kWh di batteria, ma soprattutto 484 km di autonomia, quindi è veramente estremamente comoda per tantissime situazioni. Praticamente con una vettura di 500 km di autonomia potete permettervi qualsiasi viaggio. Questa è la versione restyling che ha cambiato un pochino quella è la calandra sul davanti. Come possiamo vedere ha cambiato un po' quella è la situazione qua sul frontale, ha cambiato leggermente quelle le dimensioni, qui siamo a 4200 mm, ora andremo a conoscere per meglio, ha cambiato alcune cose sull'interno, ma cosa aspettiamo? Andiamo a conoscere insieme per meglio la Hyundai Kona elettrica, andiamo! Questa, come dicevamo, è la Hyundai Kona elettrica, la versione restyling, è lunga 4205 mm, larga 1800 mm, alta 1570 mm e ha un passo di 2600 mm. Ora andiamo a vedere quello che è il bagagliaio, che è particolarmente comodo, anche se non è enorme come dimensioni, ma vedrete che non ha uno sbalzo e quindi è veramente estremamente comoda. Andiamo a vederlo insieme. Abbiamo 332 litri di bagagliaio, però veramente fatti molto bene. E sotto abbiamo un comodo ripiano per mettere alcune nostre cose. Sotto ancora abbiamo il kit di riparazione della gomma. Diciamo il ripiano sottostante non permette di rimettere un cavo di ricarica, forse sì, ma credo che sia un po' precisino, quindi vi conviene tenerli come li faccio io, magari attaccati a questa zona qua. Comunque è veramente fatto bene perché non vi è uno sbalzo e quindi estremamente comoda. Ora andiamo a vedere come stiamo all'interno della vettura. Naturalmente in zona guida l'abbiamo già provata e quindi andiamo sul sicuro. La situazione è estremamente comoda. Io ho 3-4 dita, sono alto 1,93 come vi ho detto anche in altri video e quindi la situazione è estremamente comoda. Andiamo ora a vedere insieme come è la situazione al posteriore. Al posteriore naturalmente lato guida. Almeno vedete con una persona alta 1,93 come stiamo. Allora, per quanto riguarda l'altezza, metto posto un pochino il poggiatesta, come altezza più o meno ci siamo, andiamo un pochino a toccare, però se stiamo un po' più comodi con le gambe ci stiamo estremamente bene. Vado a girare, quelle le mostro. Praticamente per stare bene con la testa devo stare con le gambe un po' più allargate, perché se sto diciamo al centro vado a toccare questa parte che è anche dura, quindi non particolarmente confortevole. Devo stare con le gambe un pochino più divaricate, ma assolutissimamente nessun problema. Vi faccio vedere anche quella è la schermata sul davanti, dopo andremo ad accendere quella della vettura e vedere com'è il sistema infotainment. Comunque sia l'immagine davvero della vettura anche dal posteriore è estremamente fatta bene, estremamente interessante, con i due schermi, uno entrambi da 10,25 pollici, estremamente fatti bene, ma dopo andremo a vederli per meglio. Qua abbiamo la ricarica wireless del cellulare, tutta questa è la parte fisica della zona climatizzazione, questo è il selettore di marcia, insomma veramente fatto bene. E ora ragazzi andiamo davvero in prova, in guida con questa vettura, la Hyundai Kona elettrica, andando anche a sciorinare un paio di dettagli interessanti di questa vettura. Come dicevamo, noi abbiamo la versione da 64 kWh in grado davvero di percorrere 484 km di autonomia, davvero pazzesco. Dopotutto questa è una vettura estremamente efficiente
E cavolo ragazzi, con 500 km di autonomia non ce n'è davvero per qualsivoglia viaggio vogliate percorrere, perché è davvero incredibile, una grandissima percorrenza. Io l'ho percorsa elettrica da 337 km, personalmente la vedo come una prima vettura, perché per me non è affatto un problema avere poco oltre i 300 km, qui rasentiamo i 500, ragazzi, 500. Abbiamo davvero 150 kW, 204 cavalli, in grado di erogare 395 Nm di coppia e uno 0-100 da 7,6 secondi, quindi estremamente performante. Come avete visto, questa è la versione restyling e hanno fatto alcune migliorie, alcuni cambiamenti, tanto poi metterò anche degli altri video per aiutarvi a scoprirla per meglio, tanto poi dopo andremo a vedere anche perché quello è il reparto infotainment. Abbiamo due schermi da 10,25 pollici veramente interessanti, abbiamo una retrocamera, dopo vedremo tutto, che è estremamente performante, davvero ragazzi, dà una soddisfazione pazzesca. E poi sono sempre dell'idea che è una videocamera fatta a modo, non credo sia un grande esborso per le case, e qui è stata veramente messa una videocamera come Dio comanda, e quindi veramente buona. La visibilità è eccezionale, abbiamo tutti quelli che sono gli ADAS possibili, dove andremo a vedere anche quello LED-up display che abbiamo in questa versione, che è anche quella diciamo più premiale, e andiamo un po' a salire un po' più alti di prezzi. Poi dopo parleremo anche di quanto è l'esborso economico per la vettura, che comunque sia ragazzi, per tutto quello che riesce a dare è veramente presa bene. E poi non vi resterà, tanto dopo andremo a parlare per meglio, andare anche a sentire in concessionaria quali sono le scontistiche che possono applicare. Intanto continuiamo a girare. Ora ragazzi andiamo a vedere in fase di guida come si inserisce davvero il massimo potenziale della guida di livello 2 di questa vettura. Innanzitutto, come potete vedere, questa è la schermata, poi dopo faremo un'angolata migliore per vedere la situazione, però qui abbiamo lo schermo davanti al guidatore 10,25 pollici, qua sempre 10,25 pollici lo schermo dell'infotainment, veramente ben fatti. Qui addirittura cambiamo colore per quanto riguarda davvero la modalità di guida. In questo momento siamo in Eco, però a seconda di quello è il drive mode voi inserite, quindi Eco, Normal o Sport, vedrete una schermata differente con una fase diavolina, possiamo dire rossa. Per quanto riguarda lo sport è veramente molto carina. Dicevamo, come si attiva la guida autonoma di livello 2? Con questo pulsantino qua voi andate a tenere premuto e si attiva quello che è il mantenimento di corsia, e diciamo si fa sentire bene, vi faccio sentire, sentite? Questo è il mantenimento di corsia, davvero il controllo delle corsie, davvero è veramente diciamo fatto bene, e si fa sentire se voi andate dalla parte di là. Con un altro tocchettino voi andate ad attivare quella davvero la guida autonoma di livello 2. Faccio vedere, bisogna tenere le mani sul volante, ma lo tengo un secondino. La vettura, vedete il volante, sterza in autonomia, e davvero quindi è estremamente comodo quando magari voi siete leggermente stanchi o quant'altro, e quindi davvero è veramente fatto bene. Naturalmente non apprezza tanto che voi non teniate le mani sul volante, ma vedete, no? La vettura sterza in autonomia, quindi è estremamente ben fatto, veramente molto piacevole. Poi dopo andremo a vedere un po' anche l'infotainment in generale, ma intanto vi volevo mostrare questo. E questo pulsantino serve davvero a tenere quelle che sono le distanze, le vetture davanti, quindi vicino, medio, lontano, davvero dare un impatto importante sotto il profilo di quanto stare vicino alla vettura davanti, perché la vettura naturalmente si autoregola con le vetture che le precedono qualora mettiate il cruise control adattivo, quindi veramente estremamente ben fatto. Per quanto riguarda la frenata rigenerativa, dicevamo il drive mode sono 3, dopo vi mostro quelle sono le schermate, o lo metto già qui facendo un'inquadratura solamente per quanto riguarda lo schermo davanti al guidatore. Qua abbiamo delle patelette estremamente interessanti, perché andiamo ad accrescere e a decrescere quello è il livello di frenata rigenerativa sulla vettura, quindi è estremamente diciamo interessante, perché vi permette davvero di cambiarlo sul momento senza distrarvi in nessunissima maniera. Con la pateletta di destra voi andate ad abbassare quella è l'intensità di frenata rigenerativa, con la pateletta di sinistra voi andate ad integrarla, ad aumentarla, quindi anche sotto questo punto di vista è veramente estremamente interessante. Adesso andiamo ad accendere la vettura, che in maniera estremamente semplice andate a premere quello è il pedale del freno e andate a premere start e stop, andrà ad accendersi quella è la schermata.
Questa è la schermata che troverete davanti al guidatore. In questo momento siamo impostati su Eco, ma ora vi faccio vedere anche cosa cambia con il selettore. Il selettore lo troviamo qua, questa zona qua, Drive Mode. Voi andando a premere Drive Mode andate a impostare su Eco, Normal e Sport. E ora vi faccio vedere quello che succede. Qui abbiamo la climatizzazione del riscaldamento del volante. Qui abbiamo la modalità di vedere anche quella è la telecamera e dopo vi faccio vedere il riscaldamento delle sedute. Come dicevamo, qua abbiamo il selettore di marcia. Qui abbiamo la zona climatizzazione che si può impostare anche naturalmente dal touchscreen. Qui abbiamo la schermata diciamo classica. Interessante quello che vedete qui su EV, abbiamo modo di vedere quella è la percentuale di carica. Abbiamo modo di vedere davvero che molte persone che hanno una vettura elettrica, anche una persona che ha una vettura come la nostra Opel Corsa E, si lamenta magari del fatto che non è possibile impostare quello è un limite massimo di ricarica. Invece qua possiamo benissimo. Vedete il limite di carica in corrente continua, potete impostarlo come meglio credete per rimanere sempre magari all'80%. Naturalmente si può fare la solita cosa anche per quanto riguarda la corrente alternata. E qui abbiamo modo di vedere anche quelle sono le tempistiche. Ora siamo all'86%, naturalmente vi ricordo la parte conclusiva della ricarica è più lenta. Abbiamo 37 minuti di ricarica continua e invece un'ora e 25 o 5 ore, dipende un po' come andate ad attaccare la vettura con una ricarica diciamo casalinga o da stazione in corrente alternata. Ora ragazzi vi voglio far vedere una cosa per quanto riguarda il navigatore, è veramente estremamente interessante perché vi mostro. Noi andiamo a cercare, quello è un luogo diciamo fuori dalla nostra portata, quindi in questo momento ho messo Reggio Calabria, vi mostro che siamo a 986 km per quanto riguarda la destinazione. Lui non è che vi pianifica un viaggio, però siccome ha inserito all'interno di quello che è il database, quelle sono le colonnine di ricarica, vi può consigliare, vedete, carica di batteria non è sufficiente per raggiungere la destinazione, recarsi a una stazione di ricarica sul percorso. Voi andate a cercare la stazione di ricarica e vi permette di inserire un percorso aggiungendo tappe per quanto riguarda le stazioni di ricarica lungo il percorso, quindi sotto questo punto di vista è estremamente ben fatto. Vi voglio far vedere anche come è estremamente fatta bene, quella è la retrocamera perché è incredibile. Mettiamo il pulsantino della telecamera oppure mettiamo in retromarcia ed abbiamo la possibilità di vedere quella è la retrocamera ed è estremamente ben fatta. Io mi domando come mai tante case mettono delle telecamere e non sono così performanti, non credo sia una spesa eccessiva. Da questo punto di vista la Hyundai è estremamente promossa. Ragazzi, faccio per farvi capire la qualità della retrocamera posteriore, perché è incredibile. Guardate, no, cioè tanta roba. Ora andiamo a vedere quella è la schermata davanti al guidatore perché come dicevamo cambia a seconda di quello è il drive mode prescelto. In questo caso siamo in Eco. Ora non ci fate caso, abbiamo sempre impostato il navigatore da prima per Reggio Calabria. Quando voi andate a selezionare come dicevamo un'altra tipologia di drive mode, quindi tra Eco, Normal e Sport, lo fate con questo selettore qua. Vi faccio vedere cosa succede sulla schermata davanti al guidatore perché è estremamente interessante. Voi lo mettete in normal e diventa così, lo mettete in sport e davvero la vettura è incredibile perché uno 0-100 di 7,6 secondi tira da paura. Ora vi voglio mostrare anche quelle sono le impostazioni, potete cambiare anche per la visualizzazione qua al centro. Con questo pulsantino qua voi andate a selezionare quelle sono, come vedete, i selettori possibili. In questo posto vediamo quella è la tensione del guidatore, vediamo il limite della strada, le vetture abbiamo sul davanti, il flusso di energia, anche questo è interessante. Quando ora siamo fermi, quando la vettura va ad essere utilizzata l'energia fuoriesce da quella della batteria e va a muovere quelle sono le ruote. Quando invece andate in rigenerativa il flusso vedrete andrà verso quella che è la batteria. Poi abbiamo, queste sono diciamo le dinamiche che stiamo svolgendo in questo momento, anche se siamo ben oltre 100 km percorsi, ma mi scordo sempre di resettarlo. La voglia di guidare queste vetture è talmente tanta che mi torna in mente sempre troppo tardi. Qui abbiamo diciamo un'anticipazione di quello è il navigatore perché è rimasto impostato.
e poi abbiamo la pressione dei pneumatici. Questa è la schermata che troviamo davanti al guidatore. Buongiorno ragazzi, continuiamo quella che è la prova con la Hyundai Kona elettrica, anche perché dobbiamo vedere gli ultimi dettagli, dobbiamo vedere le capacità di aria. Come vedete il sistema di aria è qui sul frontale, dobbiamo vedere naturalmente anche i prezzi, quindi continuiamo il giro. Siamo oggi qua a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, per continuare quella che è la scoperta della Hyundai Kona elettrica, anche perché vi voglio un po' dire quanto riguarda davvero gli ADAS, se sono disponibili già da subito su una vettura del genere, perché è veramente già ben fornita fin da subito. Abbiamo il mantenimento di corsia, il rilevatore di stanchezza, la frenata d'emergenza, il riconoscimento dei pedoni e ciclisti, dei segnali stradali, i sensori di pioggia. Questa vettura è già benissimo fornita fin da subito. Abbiamo due tagli di batteria, 39,2 kWh e 64 kWh, che è poi la versione che abbiamo in prova. Ora andiamo a vedere anche per quanto riguarda il sistema di carica. Ho un paio di chicchine da farvi vedere sugli interni, che abbiamo delle cose veramente molto interessanti che ancora non abbiamo visto e vi voglio mostrare assolutamente. E naturalmente, come vi dicevo, parleremo del sistema di carica, perché abbiamo per quanto riguarda la versione da 64 kWh sempre il trifase. Per quanto riguarda naturalmente la versione con la batteria minore dipenderà un pochino dalla vostra scelta. E poi abbiamo una DC abbastanza importante, ma tanto ora andiamo a vedere anche con un'inquadratura più nello specifico. Voglio iniziare innanzitutto con quelle sono le chicchine. La vettura non importa aprirla con le chiavi, perché vi riconosce una volta che vi avvicinate, premete quello è il pulsantino qua e la vettura va ad aprirsi anche se era chiusa a chiave, perché riconosce le chiavi. Così funziona anche con il bagagliaio. Altra chicchina che vi volevo mostrare è qua il vano sotto il diciamo il poggiabraccio, che è enorme. Per fare un confronto, questa è una bottiglia da mezzo litro, io Dio, ce ne potrei mettere 6, è veramente incredibile, è enorme, veramente un vano pazzesco. Poi in questa, diciamo, in questo allestimento, che è l'allestimento più premiale, andiamo ad accendere la vettura, vi mostro. Abbiamo con il pulsantino qua, guardate, abbiamo le tap display, che è veramente molto comodo, perché vi permette di avere tutte quelle sono le notizie qui davanti senza stare ad abbassare lo sguardo e vedere qua sotto. Quindi vediamo, come vedete, ora se trovo l'inquadratura più giusta, perché a occhio lo vedo ma nella telecamera meno. Vedete, quelli sono chilometri orari, vedete la macchina quando mettete il navigatore addirittura vi fa vedere un po' il percorso, perché praticamente è veramente molto intuitiva e intelligente. Mi piace particolarmente perché non andate a distrarvi guardando quelli sono i due schermi, sono anche veramente belli e fatti bene, ma insomma anche questa è veramente molto comoda, e quindi è una chicchina che vi volevo mostrare. Abbiamo la regolazione elettrica di quella è la posizione della seduta e anche il lombare, quindi tanta roba. Abbiamo un'ampia postazione per allocare le nostre cose sotto, quella è la console centrale con anche due prese elettriche. Anche a posteriore abbiamo una presa per ricaricare i nostri device. Andiamo ora a vedere quello del vano di carica, che è qui sul frontale. Andiamo a premere e aprire quello che è il vano. Troviamo sia la AC che la DC. Andiamo a togliere quelle sono le protezioni, vi voglio mostrare come risulta. In questo caso abbiamo, come dicevamo, il trifase da 10,5 kW che permette un 0-100% in 7 ore per quanto riguarda questa versione da 64 kWh. Per quanto riguarda la DC, ho avuto modo di vedere diversi video per capire un po' dove andiamo a parare. Abbiamo una DC da 77 kW che permettono un 10-80% in 40 minuti, quindi particolarmente comodo per quanto riguarda le ricariche rapide per andare a fare giri importanti. Ragazzi, qui parliamo di una vettura da quasi 500 km di autonomia, quindi tanta roba, e con una DC di livello che permette di fare viaggi interessanti, molto interessanti. Ora andiamo a vedere un po' quelli sono i prezzi, perché non conosco benissimo quelle sono le scontistiche della casa, però vi permetto di avere, diciamo, un modo per un confronto oggettivo con le altre vetture.
Ragazzi, siamo ora tornati al Brandini a riconsegnare quella della vettura, una vettura meravigliosa ragazzi, estremamente meravigliosa, già solo Neco sembra di avere lo sport di tante altre vetture, ne dico davvero. Vi voglio far vedere una cosa, dov'ero? Aspettate, volevo farvi vedere che abbiamo percorso, però perché io mi scordo sempre di resettare la vettura, quindi minimo saranno 30-40 km come minimo in più. Abbiamo realizzato quindi più di 300, ma facciamo finta che abbia resettato al momento della consegna e me ne scordo sempre perché ho voglia di guidarle queste vetture. Praticamente quasi 300 km, 283 più la parte che non ho segnato. Un consumo irrisorio ragazzi, mi ucciderete, come minimo penserete che sono una specie di lumaca per strada. 11 kWh su 100 km, pazzesco. Le ore ragazzi sono un po' tra parentesi farlocche, perché quando io mi fermo per registrarmi o per scoprire quelle che sono le funzionalità della macchina, la lascio accesa, come vedete ora, e l'orologio continua a scorrere, quindi è un po' farlocco. Se vi può essere d'aiuto vi faccio vedere quanto abbiamo percorso oggi. Casa, lavoro qua dal Brandini a Firenze, 77 km. Ragazzi, come entrata a Firenze è un gran casino, quindi la tempistica va a aumentare naturalmente, un'ora e 40 minuti praticamente, 10,3 kWh su 100 km, pazzesco. Abbiamo consumato meno del 50% della macchina, siamo ufficialmente al 54%, 215 km, no ragazzi, cioè per il mio uso quotidiano ce ne potrei fare 500-600 km con una macchina del genere, è una cosa stupenda, davvero stupenda. Continuiamo nel video, se no io mi perdo in chiacchiere, ma bellissimo ragazzi. Come vi dicevo, ora andiamo a vedere e a parlare un pochino di prezzi. Non conosco bene quelle che sono le scontistiche che applica la casa, però ho avuto modo di vedere quanto è il prezzo di listino, però vi invito naturalmente ad andare a ragionare in concessionaria per vedere un pochino quanto può essere la scontistica che possono applicare. Con la versione da 39,2 kWh partiamo da poco oltre 35.000 euro. Con la versione di ingresso per quanto riguarda la batteria più grande partiamo dai 45.000 euro. Naturalmente vi sono le scontistiche da parte dello Stato con l'incentivazione, con rottamazione e senza rottamazione, quindi 5 e 8.000 euro più la scontistica obbligatoria da parte della ASA, quindi 6-10.000 euro di sconto per quanto riguarda lo Stato. Però naturalmente vi è anche una scontistica aggiuntiva da parte delle concessionarie, questa non la conosco, vi invito naturalmente ad andare a sentire. Partiamo già veramente estremamente accessoriati già fin da subito, quindi eventualmente potete davvero pensare di prendere quella è la versione d'ingresso per quanto riguarda la 64 kWh, non avrete quello che è l'EDAP display, non avrete magari l'impianto audio premium, però naturalmente io mi sento anche di consigliare veramente quella è la versione d'ingresso. Alcuni di voi mi avevano detto Marco, quando la proverai ti piacerà tantissimo, ed aveva estremamente ragione, che è una vettura incredibile, veramente spaziosa. A mia moglie è piaciuta tanto e poi mi sono divertito a dare 2 o 3 sgasate per fargli paura, perché effettivamente c'è un'accelerazione pazzesca, dovevo quasi registrarlo, però mi avrebbe ucciso probabilmente, quindi è andata meglio in questa maniera. È una macchina veramente estremamente interessante perché come dicevamo non consuma assolutamente niente, è una cosa pazzesca. 484 km di autonomia, quindi è veramente tanta roba. Io ragazzi voglio davvero ringraziare quanto riguarda la Hyundai Brandini, il gruppo Brandini che ci sta supportando in tutto questo, che abbiamo provato tantissime vetture, grazie a loro. E grazie a voi che ascoltate sempre numerosi, quello è il canale Marco Elettrico. Io spero di fare un buon servizio, di rendervi diciamo più utile, più agevole possibile la scelta in elettrico, grazie a quelle che sono le nostre recensioni, grazie a quelli che sono i video che realizziamo per vedere quelle sono davvero le vetture che stanno per entrare in commercio, e naturalmente parlando anche di prezzi, perché è un qualcosa di importante anche quello naturalmente. Vi voglio dire l'ultima cosa, questa vettura, e davvero parliamo di anni or sono, la prima vettura che sono andato a trattare in concessionaria perché ero estremamente innamorato di lei, poi le vicissitudini particolari e personali mi hanno fatto procrastinare quello è la scelta elettrica. Poi sono andato, come sapete benissimo, sull'Opel Corsa elettrica, ma io sono innamorato di quella vettura, quindi non tornerei assolutamente indietro, ma questa vettura è rimasta un po' nel cuore perché davvero è stata la prima vettura che ho avuto modo di provare in concessionaria, è stata la prima vettura che sono andato a trattare in concessionaria. Ragazzi, se fate una scelta del genere è una scelta davvero per la vita, perché è una macchina incredibile e meravigliosa. Io voglio ancora ringraziare, salutare a tutti, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e sempre Forza Elettrico ragazzi, alla prossima, un bacio a tutti e ciao!